Buongiorno, sono Gianluca Dragna, di professione yacht designer. Nel seguente video vi esporrò la mia storia e il mio concetto di design. Il tutto nasce nel Golfo di Trieste. All'età di 2 anni mio padre decide di portarmi in barca. Ovviamente portando un bambino da piccolo in barca probabilmente hai 2 reazioni: o si innamora del tutto oppure lo rifiuta. Nel mio caso invece mi sono innamorato e di conseguenza sono andato poi avanti. Una delle mie passioni andando in barca con mio padre all'inizio era trainare degli oggetti dietro la barca, quindi da lì si poteva forse già capire che ero molto affascinato dal fatto di vedere questi oggetti navigare. Poi negli anni la passione ovviamente è aumentata, io sono sempre andato in barca e da lì ho intrapreso proprio gli studi frequentando l'Istituto Nautico di Trieste, dove ci hanno insegnato un po' a disegnare con piombi e flessibili alla vecchia e quindi anche però a calcolare manualmente le carene. Io ho un approccio al progetto di tipo completo. Per me la barca, iniziare a disegnare una barca la inizio a disegnare dalla carena, quindi dalle prime linee come mi hanno insegnato, per poi finire al varo. Quindi ci vado anche a bordo e la testo con le mie mani e ho un'idea molto concreta di cosa ho fatto e di cosa abbiamo sviluppato sul tavolo da disegno. Questa è una cosa molto importante. Io tutte le barche che ho disegnato le ho disegnate da zero, quindi partendo dal foglio bianco e concependole in toto. Quindi questa è la base, diciamo, del mio lavoro e del mio studio. Ci occupiamo principalmente di progettazione per imbarcazioni da diporto e yacht. Negli anni abbiamo sviluppato parecchi progetti, molti ingegnerizzati totalmente, quindi partiti dal design iniziale, quindi dalle linee di carena fino al varo. Altri ci hanno chiesto l'ingegnerizzazione di barche già, diciamo, concepite, però siamo in grado di sviluppare tutta l'imbarcazione dalla A alla Z. Ricordo che le mie prime barche sono stati dei progetti a vela. La prima barca l'ho addirittura costruita io con le mie mani, con un gruppo di amici, quindi è stata un'esperienza incredibile per un ragazzo, uomo di 24 anni, quindi giovane. Ho sempre pensato che bisognava lavorare a stretto contatto con i cantieri. Non mi bastava disegnare la barca e consegnare i disegni. Il designer, solo se costruisce a contatto con il costruttore, arriva a capire le problematiche reali e di conseguenza migliorare il suo disegno quando va poi a concepirlo, a svilupparlo. La parola design è una parola inglese che tradotta letteralmente vorrebbe dire progetto. Infatti progetto è una parola molto importante che non racchiude solo un insieme di linee ma anche calcoli. Per me il design è quell'anello di congiunzione che c'è tra ingegneria e arte. È l'idea che dall'immaginazione si trasforma in realtà. È un processo complesso, è quella disciplina che mi permette di mettere assieme la tecnica e la scienza. È quell'anello di congiunzione che ti unisce anche la produzione al mercato. La filiera del design, quindi la creazione di un oggetto, inizia dalla prima linea della matita per finire poi al mercato. È un po' come per le barche, dove inizio a disegnare la barca ma poi la testo in mare e mi pongo delle domande ben precise quando vado a concepirlo. Quindi inizia tutta una serie di ragionamenti dietro l'oggetto che io vado a immaginare e poi a costruire con la mente e a concretizzare con i disegni. Il futuro del design, per come lo vedo io, è legato molto alla tecnologia. Sicuramente nei prossimi anni si svilupperanno, indubbiamente c'è già lo stimolo adesso di sviluppare imbarcazioni elettriche e qui gioca un ruolo fondamentale la tecnologia con le batterie e chiaramente sarà legato anche alla tecnologia di produzione. Già in questi ultimi anni abbiamo visto uno sviluppo per il poter riuscire a costruire forme che prima erano difficili da fare anche in diversi materiali. Adesso con le nuove macchine, controllo numerico, i programmi software sono sempre più evoluti, quindi questo ci permetterà di ottenere con diversi materiali probabilmente anche delle forme molto piacevoli che prima erano legate a quel materiale lì.